Ci sono storie che sembrano scritte dal destino, percorsi che nonostante i tradimenti, le cadute, le delusioni, finiscono sempre per riportarne o riportare una persona al proprio posto, sul tetto del mondo. Questa è la storia di Momo Watanabe, la Black Peach della Stardom, una lottatrice che ha conosciuto gloria e dolore, idolatria e critica, ma che oggi nel 2025 ha riscritto il proprio nome nella leggenda, vincendo finalmente il 5-Star Grand Prix, il torneo più prestigioso del Joshi Puroresu. Un traguardo che non è solo una vittoria sportiva, ma la consacrazione definitiva di una carriera unica. Momo nasce il 22 marzo del 2000 a Yokohama e a soli 14 anni debutta sul ring della Stardom, entrando in quel mondo che aveva sempre sognato. I suoi primi passi non furono facili, tante sconfitte, poche luci della ribalta, ma una determinazione che non passava inosservata. Momo non era la classica rookie che si limitava a sopravvivere, era una guerriera in crescita, capace di incassare e rialzarsi, pronta a migliorare ogni volta. Già allora mostrava due qualità rare, resilienza e intensità. E questo la portò presto a catturare l'attenzione di una delle figure più importanti della Stardom di quegli anni, Io Shirai. Quando la Shirai decise di fondare Queen's Quest nel 2016, scelse con cura le compagne da portare con sé. Tra queste c'era proprio Momo, una decisione che avrebbe cambiato la sua carriera. All'interno di Queen's Quest, Momo trovò il terreno ideale per sbocciare. La giovane promessa si trasformò in una wrestler completa, capace di combinare striking e tecnica con un'eleganza che sul ring colpiva chiunque la guardasse. Fu in quel periodo che la sua finisher, il Peach Sunrise, cominciò a diventare un marchio di fabbrica, simbolo della sua identità. Ma il vero punto di svolta arrivò nel 2018, quando Momo partecipò al Cinderella Tournament, un torneo che spesso funge da trampolino per il futuro. E infatti Momo non solo vinse, ma sfruttò quell'occasione per sfidare la sua stessa mentore, Io Shirai. Un incontro che per molti fu il simbolo di un passaggio di testimone, e così accadde. Momo sconfisse Io e conquistò il Wonder of Stardom Championship. Da quel giorno non era più solo la promessa di Queen's Quest, ma la nuova stella della Stardom. Il suo regno da Wonder of Stardom Championship fu straordinario. Oltre 300 giorni con la White Belt stretta alla vita, difese memorabili contro avversari come Jungle Kyona, Tam Nakano, Kagetsu e Azuki. Match dopo match, Momo non difendeva solo un titolo, difendeva la sua nuova identità, quella di lottatrice dominante, quella che molti consideravano l'erede naturale di Io Shirai, la ace tecnica della compagnia. Per molti fan in quel momento lei era la miglior wrestler al mondo, eppure nel 2019 arrivò la prima grande frattura. La sconfitta contro Arisa Hoshiki non fu solo la perdita di un titolo, ma anche di una parte di sé. Momo non riuscì più a ritrovare quella centralità. Continuava a lottare con dedizione, continuava a vincere, ma mancava il colpo grosso, la consacrazione definitiva. Per qualcuno era come se Momo fosse rimasta bloccata, incapace di superare i confini già raggiunti. Era una stella, sì, ma non più al centro del cielo. Il colpo di scena che cambiò tutto arrivò poi nel 2021. Durante un match Momo tradì Queen's Quest e si unì a Oedo Tai, diventando la Black Peach. Un gesto che scosse la Stardom e i suoi fan. La ragazza, che era stata simbolo di disciplina, onore e fierezza, scelse la via più oscura. Un tradimento che fece male a chi la seguiva da anni, ma che allo stesso tempo ridiede nuova vita al suo personaggio. Da quel momento Momo abbracciò il caos, diventando una heel credibile, minacciosa, capace di spaventare e dominare. La Black Peach era nata. All'interno di Oedo Tai trovò una nuova famiglia, costruì un legame
molto forte con Starlight Kid, che si rivelò esplosivo e conquistò diversi titoli di squadra, sia i Goddess of Stardom Championship che gli Artists of Stardom Titles. Nonostante non fosse più al centro della scena singola, Momo dimostrò una versatilità incredibile, diventando una delle colonne della stable e regalando match sempre più intensi. Il suo stile si fece ancora più aggressivo, con calci micidiali e una presenza scenica cupa che la rendeva unica. Per anni però rimase il dubbio: Momo avrebbe mai raggiunto di nuovo la vetta da singolo? Avrebbe mai ottenuto il riconoscimento che sembrava scritto per lei? Molti fan la vedevano come una stella incompiuta, altri continuavano a sperare che un giorno sarebbe tornata a brillare con la stessa forza del 2018. E quel giorno è arrivato. Estate 2025, 5 Star Grand Prix. Il torneo più prestigioso, quello che ti consacra definitivamente come una leggenda. Un torneo che tante volte aveva visto Momo arrivare vicino al traguardo, ma mai toccarlo. Quest'anno invece tutto è cambiato. La Black Peach è scesa sul ring con una determinazione feroce, affrontando ogni avversaria come se fosse l'ultima, dimostrando maturità, esperienza e fame di vittoria. Match dopo match ha superato rivali giovani e veterane, mostrando la versione più completa di sé. Non solo striking devastante, non solo resistenza, ma anche intelligenza tattica e capacità di raccontare una storia sul ring. Ogni incontro era un capitolo della sua redenzione. E così, nella finale, Momo ha fatto ciò che per anni sembrava impossibile. Ha vinto. La battaglia con Saori Anou in semifinale ha dimostrato ancora una volta la scaltrezza di Momo, la perfidia e quel pizzico di temerarietà che l'ha comunque sempre contraddistinta. La Watanabe ha fatto tutto ciò che era in suo possesso per sconfiggere Saori, ricorrendo anche a tattiche penali e all'aiuto delle sue compagne di Hate per raggiungere la finale. Una finale in cui l'aspettava parte del suo passato, Azumi. Una lottatrice con cui Momo aveva condiviso parte dei successi passati quando all'epoca di Queen's Quest avevano iniziato a fare squadra col nome di Momoaz. Una coppia che era riuscita anche a vincere la Goddess of Stardom Tag League nel 2020, successi che adesso non importavano più. Importava solo portare a casa la vittoria e entrambe sembravano destinate a vincere, ma come capita spesso, al top c'è posto per una sola e quell'una era Momo Watanabe, che dopo un match estenuante è riuscita a connettere la Peach Thunder per il 3 vincente. Una Momo diversa che ha preferito vincere il 5 Star Grand Prix con le sue sole forze senza alcun aiuto esterno. Che qualcosa dentro di lei stia cambiando? Chissà. Fatto sta che con il trionfo del 5 Star Grand Prix 2025 Momo Watanabe ha riscritto la sua carriera. Non è più solo la giovane promessa che ha battuto Yoshirai, non è più solo la Wonder of Stardom Champion di un tempo, non è più solo la Black Peach di 8. È tutto questo insieme ed è la vincitrice del torneo più ambito. Una vittoria che non è solo sportiva ma emotiva. Per i fan che l'hanno seguita sin dagli inizi è il coronamento di 11 anni di attesa. Per lei è la dimostrazione che nessuna caduta è definitiva, che ogni oscurità può portare nuova luce. Oggi Momo Watanabe è una leggenda vivente della Stardom, una wrestler completa, rispettata, temuta e ammirata. La sua carriera è stata fatta di picchi e abissi, di amori e tradimenti, ma nulla è stato vano. Ogni passo, ogni scelta l'ha portata esattamente qui, a sollevare il trofeo del 5 Star Grand Prix e a scrivere il proprio nome nella storia ancora una volta. E la domanda che ora tutti si pongono è una sola: cosa farà Momo con questa vittoria? Sfiderà per il Wonder of Stardom Championship Saya Kamitani?
Questa sfida potrebbe rappresentare una spaccatura all'interno di 8. Non lo so, qualunque sia la risposta, una cosa è certa. La Black Peach ha dimostrato al mondo intero che il suo tempo non è mai passato, è appena ricominciato. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, condividete il video con quante più persone possibili, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per non perdervi altri contenuti a tema Stardom. Inoltre qui sotto in descrizione troverete tutti i link del progetto Donne tra le corde, un fantastico progetto realizzato da Rachele Gagliardi con cui io collaboro spesso e volentieri. Un progetto che racchiude tutto il fascino del wrestling femminile mondiale, infatti sul sito web di Donne tra le corde, così anche sui canali social, potete trovare news, risultati, curiosità di ogni dove, insomma, un po' tutto quello che cercate delle vostre atlete preferite, che facciano parte di WWE, AEW e così via. Insomma, date un'occhiata ai link in descrizione per tutte le info. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye bye!